Riuscite a sentire questo fischio? Questo fischio proviene dal PC. Infatti se io tocco qualsiasi cosa, se tocco questo cavo, il rumore sparisce. Si sente leggermente, però sparisce. Ora faremo un esperimento. Andremo a spegnere il computer e vediamo se questo rumore sparisce. Sentiremo un bel boom boom. Il rumore sparisce. Si è sentito anche la scarica del condensatore. Ciao a tutti, questo video si occuperà della seconda parte dell'amplificatore 200 watt di Nuova Elettronica. Siccome l'altra volta avevo avuto problemi con l'alimentatore, questa volta userò questo alimentatore da me costruito, che riesce a fornire una tensione 12 volt e 20 ampere. Anche questo costruito molti anni fa. Vi spiego brevemente come è fatto. Alimentazione 220, un trasformatore da 50 volt ampere per fare una tensione regolabile da 0 a quasi 30 volt, e un alimentatore da 250 watt per fare, diciamo, la parte più potente dei 12 volt, che uscirà da queste due boccole qua, queste due boccole più grosse. Come funziona? Praticamente ho fatto una scheda, questa qua piccolina, e all'interno sono dentro due circuiti identici con un LM317 che sfrutto per variare la tensione. Nella prima parte di alimentatore c'è solo l'LM317 che arriva direttamente all'uscita e ha una variazione da 0, quasi 0 a quasi 30 volt, con un massimo di 1 ampere e mezzo, 2 ampere massimi. Invece l'altro, c'è un altro circuito identico su questa scheda, sempre l'LM317. In questo caso però va a pilotare quella tavola transistor qua, che si vede, recuperata da un inverter industriale per motori, e all'interno ci sono presenti 6 transistor. Io ne ho utilizzati solo 3. Abbiamo anche un ponte raddrizzatore qua, non so se si vede adesso, ponte raddrizzatore qua raffreddato da 25 ampere, e 2 condensatori elettrolitici per livellare la tensione, da 10.000 microfarad, non so se sono 63 volt. E il cablaggio dei fili, la parte più importante l'ho fatti con il filo di sezione di 4 mm. Allora, qui sul pannellino frontale ho messo un volmetro e un amperometro, però ai tempi io cosa ho deciso di fare? Il volmetro è comune per tutti e due gli alimentatori, sia per questo che per questo, però la lettura dei volt la decido con questo selettore. Di qua decido di leggere i volt di questo alimentatore e di là scelgo di leggere i volt dell'altro alimentatore, e questi sono gli ampere solo per questa parte di potenza. Allora adesso vado a collegare dei cavi, li ho fatti un po' più grossi perché l'alimentatore fornisce più corrente e l'amplificatore non deve avere cadute di tensione nei momenti di picco, diciamo. Questi cavi, okay. Spegniamo un attimo.
positivo, ok, negativo, positivo, negativo. Alimentiamo il nostro amplificatore, vediamo, anzi prima andiamo a leggere, attacchiamo solo una polarità, il meno, ok, poi andiamo a leggere la tensione. Non ci serve di leggere questa di qua, ok, accendiamo, vediamo il nostro multimetro e vediamo che tensione c'è. 16 volt. Facciamo 12 volt. Ok, ora attacchiamo il positivo, vediamo cosa succede. Ok, vediamo se si accende. Ok, riaccendiamo l'amplificatore. Allora, molti meno rumori del video scorso. Prima cosa, perché non ho acceso questo alimentatore che aveva la ventola rumorosa, anche lei creava un po' di casino. E l'altra cosa, non riesco a capire come mai non si sente il rumore del computer. Io ero riuscito anche a togliere quel disturbo lì facendo una cosa di questo tipo. Allora, prendendo la terra da qua e portandola sullo 0 volt. Con l'altro alimentatore. E non riesco a capire come mai con questo si sente un po' di rumore di alternata. Vabbè, lasciamolo così che è meglio. Ora proveremo le tensioni. Abbiamo detto che siamo a 12 volt sull'ingresso, 12 volt sull'ingresso, e sui finali abbiamo meno 46 più 46, l'altro finale meno 46 e più 46. Ora andremo a vedere l'onda quadra, perché l'altra volta non si vedeva bene, perché aveva un'intensità troppo alta dell'oscilloscopio e mi rifletteva la luce. Andiamo a vedere tra negativo, eccolo qua il rumore, tra negativo e uscita del MOSFET. Ok, andiamo all'onda quadra, vediamo se riusciamo a togliere quel rumore qua.
vedete che mettendo a massa il menu di tutta l'alimentazione il rumore sparisce. In più io ho preso un menu da qua, l'ho attaccato a tutta la carcassa. Ok, ci siamo. Ora andiamo un po' a allargare la scala. Non è questo, ma è questo. Ok, si vede l'onda quadra? Ok, questa è l'onda quadra all'ingresso sui 12 volt. Rivediamo un po' lo schema che l'altra volta non si vedeva. Allora, questo è il 12 volt che esce dal transistor e va sulle bobine del primario del trasformatore, che è questo, e l'onda quadra che esce è questa, che avevamo visto l'altra volta, che si aggirava ai 46 kHz. Possiamo vederla ancora. Allora, frequenza, non c'è più spazio per il menu qua. Ok, siamo più bassi, stanno 44, forse per l'alimentazione diversa. Boh. Ora vedremo tutti e due i segnali. Praticamente i due segnali in opposizione di fase rispetto al zero centrale. Allora, qua abbiamo lo stesso segnale, mentre invece dall'altra parte abbiamo il segnale in opposizione di fase, che è questo. Ok, ora andremo a vedere l'uscita sui diodi. Qua avremo ancora l'onda quadra, ma dall'altra parte, essendoci condensatori, si vedrà una continua. Andiamo a vedere. Aumentiamo la scala 20, vediamo. Molto più alto il segnale in uscita, vedete, stessa fase ma molto, siamo sulla scala dei 20 volt e abbiamo quei 40 volt, mentre invece qua siamo sulla scala dei 10, sono i 12 volt in ingresso. Ok, ora mi collegherò qua in uscita, prendendo la massa qua, ma non più lo 0 volt, la massa dello 12 volt, ma lo prenderò qua all'uscita del trasformatore, lo 0 volt, e vedremo l'onda quadra qua. Ok, qua siamo sui 10 volt. E questa è l'onda quadra. Vediamo se riusciamo. Così. 20. Ecco, era sbagliato. Stiamo un po'. Scala dei 20, sono i nostri 40 volt. Ok, un'altra cosa, adesso proviamo a far partire la musica.
Vedete che superiamo tranquillamente i 10 ampere con questo alimentatore. Andiamo a misurare la tensione. Vedete come l'alimentatore scendeva a poco di volt e teneva bene la corrente. Infatti ho fatto delle prove, 20 ampere arriva tranquillamente abbassandosi di pochi volt, diciamo 1,5 volt, quasi 2 volt su 20 ampere continui. Ora vedremo la tensione ai finali, quanto scende a pieno carico. Adesso siamo a 48 volt perché io ho aumentato un po' la tensione, diciamo qua all'ingresso, siamo a 12,2, qua siamo a 48. Ora proviamo a alzare e teniamo d'occhio anche l'oscilloscopio, l'onda quadra in uscita. Vedete che le variazioni non sono proprio alte, dunque vuol dire che sia l'alimentatore sia i convertitori rendono molto bene. Però c'è da dire una cosa, che con un carico da 8 ohm diciamo la potenza diventa tutta la metà, dunque con un carico da 4 ohm, con delle casse da 4 ohm avremo bisogno di un alimentatore 2 volte più potente, e questo praticamente ce lo fornisce la batteria della macchina, perché sulla batteria della macchina sappiamo bene che la batteria della macchina, una minima batteria, sono 45-50 ampere e non abbiamo questi problemi con picchi che raggiungono 300-400 ampere. Ora andremo a vedere anche la forma di uscita della corrente con questa sonda di corrente. La collegherò sull'alimentazione in uscita del convertitore all'ingresso dei finali. Allora, vediamo come si comporta la nostra corrente. Allora, così adesso
alziamo un po'. Questo è l'andamento della corrente. Perfettamente in fase con la tensione. Ora andremo a leggere la corrente sui finali per poi confrontarla con un alimentatore da rete, non più con un alimentatore, un'alimentazione continua da 12 volt, ma un'alimentazione direttamente da rete con un trasformatore. Così andremo a confrontare le correnti sul finale, sull'alimentazione del finale. Allora, non so se si vede qua adesso. Sì, si vede. Siamo a 0,15, 0,17, 0,18. Andiamo a portare al massimo. Abbiamo dei picchi che passano 1 ampere. Andremo a confrontarla poi con l'altro tipo di alimentazione da rete. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, il video termina qua.